Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Atimos Chiesi Italia SPA. Ultimo aggiornamento. 28 ottobre 2021. Cos'è Atimos? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Atimos durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Atimos? Atimos è un farmaco a base del principio attivo formoterolo fumarato, appartenente alla categoria degli adrenergici respiratori e nello specifico agonisti selettivi dei recettori beta 2, adrenergici. È commercializzato in Italia dall'azienda Chiesi Italia SPA. Atimos può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Atimos 12 mcg, soluzione pressurizzata per inalazione 100. Erogazioni, informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Chiesi Farmaceutici SPA concessionario. Chiesi Italia SPA ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe A principio attivo. Formoterolo fumarato gruppo terapeutico. Adrenergici respiratori forma farmaceutica. Soluzione, indicazioni, prevenzione e trattamento del broncospasmo in pazienti con broncopneumopatie ostruttive, quali asma bronchiale e bronchite cronica, con o senza enfisema, come pure del broncospasmo indotto da allergeni, da sforzo o da freddo. Dal momento che il farmaco è dotato di un'azione molto protratta nel tempo, sino alle 12 ore, una terapia di mantenimento di 2 somministrazioni quotidiane è in grado di controllare quelle forme broncospastiche di frequente riscontro nelle broncopneumopatie croniche, sia di giorno che di notte. Posologia: la terapia è riservata agli adulti, compresi i pazienti anziani, ed ai bambini oltre i 6 anni di età. Posologia: terapia di mantenimento e profilassi. Da 1 a 2 spruzzi da 12 mcg, 12-24 mcg, 2 volte al giorno. Se necessario possono essere assunti durante il giorno per il sollievo dai sintomi 1 o 2 spruzzi aggiuntivi oltre a quelli prescritti per la terapia di mantenimento. Comunque, se la necessità di spruzzi aggiuntivi è più che occasionale, per esempio più di 2 giorni alla settimana, deve essere richiesto un ulteriore parere medico per rivedere la terapia, in quanto questo può significare che si sta verificando un peggioramento della malattia di base. Profilassi del broncospasmo da sforzo o prima di un'inevitabile esposizione ad allergene noto. Deve essere inalato uno spruzzo da 12 mcg, con 15 minuti circa di anticipo. In pazienti con asma grave possono essere necessari 2 spruzzi da 12 mcg. Modo di somministrazione, istruzioni per l'uso, per l'utilizzo, eseguire le seguenti operazioni. Il buon esito del trattamento dipende da un corretto uso dell'inalatore. Prova del funzionamento dell'inalatore. Prima di impiegare l'inalatore per la prima volta, oppure se esso non sia stato usato per 3 giorni o più, rimuovere la chiusura di protezione del boccaglio premendolo delicatamente sui lati e premere una volta nell'aria per rilasciare una erogazione in modo da assicurarsi dell'effettivo funzionamento. Nell'uso seguire attentamente le seguenti istruzioni. 1. Tenere l'erogatore tra il pollice e l'indice, con il boccaglio dalla parte inferiore. 2. Togliere la chiusura di protezione. 3. Effettuare una espirazione completa e quindi collocare il boccaglio tra le labbra ben chiuse. 4. Inspirare a lungo e profondamente con la sola bocca, contemporaneamente premere con l'indice una sola volta. Terminata l'inspirazione, trattenere il respiro il più a lungo possibile. Terminate le inalazioni, richiudere il boccaglio con la chiusura di protezione. Il boccaglio va sempre tenuto pulito. La pulizia va effettuata con acqua tiepida, dopo aver estratto il contenitore sotto pressione. Nei bambini le inalazioni devono essere effettuate sotto la sorveglianza di un adulto. È utile chiudere le narici del bambino durante l'inalazione. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 o ad altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. Controindicato in gravidanza e nell'allattamento, vedere paragrafo 4, 6, fertilità, gravidanza e allattamento.
Bambini di età inferiore ai 6 anni, poiché l'esperienza in questa fascia d'età non è sufficiente. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Atimos non deve essere impiegato, e non è sufficiente, come primo trattamento per l'asma. Sebbene Atimos possa essere prescritto come terapia aggiuntiva quando i corticosteroidi inalatori non forniscono un adeguato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi specifici di interazione con Atimos. Atimos contiene una piccola quantità di etanolo. Esiste la teorica possibilità di un'interazione con disulfiram-metronidazolo, in soggetti particolarmente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Atimos durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Atimos durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono dati adeguati riguardanti l'uso di formoterolo in donne in gravidanza. In studi condotti negli animali il formoterolo ha causato una perdita degli impianti embrionali, una riduzione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati come il tremore o l'agitazione, qualora presenti, possono influenzare la capacità di guidare veicoli o di azionare macchinari. Effetti indesiderati. Gli eventi avversi più comunemente riferiti della terapia con A2 agonisti, quali tremori e palpitazioni, tendono a essere di grado lieve e a scomparire entro alcuni giorni dall'inizio del trattamento. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'esperienza clinica relativa alla gestione del sovradosaggio è limitata. Sintomi. È probabile che il sovradosaggio d'Atimos provochi sintomi tipici dei A2, stimolanti quali mal di testa, tremori, sonnolenza, palpitazioni, ipotensione/ipertensione, acidosi metabolica, iperglicemia. I sintomi rilevati in casi isolati sono tachicardia, iperglicemia, ipopotassiemia, prolungamento dell'intervallo QTc, aritmia, nausea e vomito. Trattamento. Terapia sintomatica o di supporto a specifico. Ospedalizzazione nei casi più gravi. Può essere preso in considerazione l'uso di beta-bloccanti cardioselettivi, tuttavia questo trattamento deve essere effettuato con estrema cautela, poiché l'impiego di una terapia con A-bloccanti comporta il rischio di provocare un episodio acuto d'asma. Il potassio sierico deve essere controllato. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agonista selettivo dei recettori beta-2, adrenergici. Formoterolo fumarato. Codice ATC. R03H13. Meccanismo d'azione. Il formoterolo è un potente agonista selettivo dei recettori A2, adrenergici. Manifesta un pronunciato effetto broncodilatatore nei proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Come riportato per altri farmaci somministrati per via inalatoria, il formoterolo per via inalatoria viene assorbito in misura ridotta attraverso il polmone, mentre in misura maggiore viene deglutito ed, dati preclinici di sicurezza, il formoterolo ha una ridotta tossicità acuta. Non è risultato mutageno nei test sperimentali, né presenta alle dosi terapeutiche rischio carcinogenico nell'uomo. Atimos soluzione pressurizzata per inalazione ha presentato nell'animale, elenco degli eccipienti etanolo anidro, acido cloridrico 1N, HFA 134esima, norflurano. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Atimos a base di formoterolo fumarato sono Fortasint, Levovent, Lifirol. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.